Ben ritrovati amici di Radio Rossonero, buongiorno a tutti qui dalla radio, venerdì 18 luglio del 2025, ben ritrovati a tutti, saluto Enrico Boiani, ciao Henry. Ciao, buongiorno a tutti, ben ritrovati oggi per questi super colpi di mercato del Milan, le ufficialità, questi 10-12 giocatori nuovi che sono arrivati. Mettete like, iscrivetevi al canale, attivate la campanella, abbonatevi a 2,99 e niente, è tutto finto tranne la parte dei like, le iscrizioni, perché il mercato del Milan c'è una nuova offerta, tra poco ne parliamo, ma ancora è fermo. Comunque grazie per il supporto, ragazzi. Oggi è l'ultimo giorno, caro Henry. Eh sì, prima è il mio compleanno. Esatto, ma questa è la questione. Ma ne parleremo domani. Di oggi invece cosa dobbiamo raccontare? Beh, dobbiamo raccontare di Pervis. Sì, e Stupinian. Eh sì, parleremo di Stupinian, parleremo di Povega, parleremo di Ajari e parleremo di Abiguerra. Oggi praticamente solo centrocampo. E Perché Stupinian a questo parte. è Stupinian a parte, esatto. Tolto Stupinian da cui iniziamo ovviamente perché insomma è un po' il tema è il tema di giornata, ora ve lo scrivo anche. Ma che roba. Quindi Ehm, rimanete qui fino alla fine del video perché rivelazioni clamorose su Yashari al termine del video. pensavo su Povega, visto che è l'ultimo, però. Prima di tutto volevo chiederti 10 secondi, poi iniziamo. Cosa ne pensi del ritorno di Chessy in Italia, Henry? Andiamo su Pervis e Stupinian con appunto il giocatore del Brighton che ha già altri due terzini, visto che ne ha aggiunto un altro quest'estate, proprio lui tra l'altro, Maxim De Cuyper del Bruges, acquistato ormai un paio di settimane fa, non di più, per una ventina di milioni già aggregato e tutto quanto, e quindi parte uno dei terzini della rosa e partirebbe appunto il ragazzo che ormai è lì da 3 stagioni, dopo essere stata a Villarreal, ha fatto anche discrete cose, soprattutto sotto la guida di Roberto De Zerbi, e in questo momento si ritrova a essere un po' nella lista di partenti anche per sua stessa volontà, insomma, per tentare di provare qualcosa di nuovo, oltre al Brighton. Vi faccio vedere anche le sue ultime stagioni, così ci facciamo una breve tara. La scorsa stagione ha giocato 2400 minuti per un gol e un assist, un po' di FA Cup, un po' di Coppa di Lega, dopodiché in Premier l'anno scorso, 2 anni fa anzi, ne ha giocati decisamente meno per via, adesso lo faccio vedere il perché, di tanti infortuni, solo 1200 minuti in stagione, veramente pochi, e poi invece la prima stagione di Premier ha già giocato sicuramente di più, con 35 presenze, un gol e 7 assist. Queste sono le sue 3 stagioni di Premier League. Il problema della seconda stagione nasce da qui, ovvero i tanti infortuni muscolari avuti, che l'hanno praticamente tirato via quasi per metà stagione, come vedete, più in fondo un infortunio alla caviglia che gli ha fatto saltare praticamente tutta l'estate a cavallo tra 2 anni fa e l'anno scorso. Quest'anno ha avuto, vabbè, uno stiramento classico di 20-30 giorni. Questo è per Pervis e Stupinian. Andiamo, diciamo così, Henry, al problema di fondo. Sì, I soldi. costa. I soldi. Allora, Transfermarkt, magari come avete visto poco fa, lo valuta a 30. Ovvio che a 30 non si farà, ma non è nemmeno la richiesta del Brighton, anche perché sanno benissimo che con 3 in rosa, con lui che desidera andare, con un paio d'anni di contratto, 30 milioni non se ne fa niente. E quindi la richiesta è decisamente più bassa. Decisamente non vuol dire che costerà 3 euro, ovviamente. Il Ecco, Milan è partito decisamente più basso. È partito da 12-13 più bonus. ma siamo troppo bassi, Simo. Io non Siamo, capisco. siamo Boh. nell'ottica che probabilmente il Brighton si siede per davvero intorno ai 20, 18, 20. Ma allora non puoi partire da 12, ma cioè, di cosa parliamo? Cioè, non è che parti da 12 se la richiesta è oltre i 20-25 e parti da 12, cioè in percentuale vuol dire che No, stai la partendo. richiesta non sarà, per me non va troppo oltre i 20. Però, cioè, Si tu parti, siede a 18-20, poi magari scende anche qualcosina in più. però se tu parti da 12
in percentuale parti da tanti milioni indietro su 20, perché non è che cioè, ballano 2 milioni, no, cioè parti da 12. È un giocatore che è anche addocchiato da altre squadre in Premier, ci sta pensando Dallo lo United. United. Ecco, e quindi cioè, io non capisco il senso del partire così bassi, perché per carità, magari non tutti sono il Bruges, il Brighton è più, diciamo, tranquillo in serie di trattativa, è più anche elastico e quindi tu riesci a strappare un prezzo favorevole. Ma nella stragrande maggioranza dei casi queste offerte rischiano quasi di infastidire le altre società. Poi in questo caso c'è in ballo un'agenzia e un agente che ben conosciamo perché ci ha fatto di fatto il mercato di gennaio scorso, cioè Jorge Mendes, e quindi magari la mediazione è di un altro livello rispetto alle altre trattative. Però caspita, cioè anche perché è 18 di luglio, cioè cosa vogliamo fare? Un altro mese di trattativa per Estupiñán? A fare rilanci da 1 milione, 1 milione e mezzo? Perché tanto siamo sempre lì. Il problema del Milan, oltre che non ci sono i soldi, perché tu con i soldi di Teo o qualcosina in più puoi comprare tutti i terzini, quindi non ci sono i soldi. Quindi oltre al problema soldi, c'è il problema rapidità. E quindi domani si parte per la tournée e si partirà con Pobega e Salmacher costretti a fare i terzini. È così. Pobega però occhio perché c'è la probabilità concreta che si chiuda con il Bologna, quindi magari eh, mi auguro che se siamo veramente così tanto vicini gli si eviti Ah le beh, 12 certo. ore di volo, perché se si sta chiudendo col Bologna è inutile che lo facciamo partire, ma ne parliamo in chiusura. Ma presto detto su Stupinian, è un buon giocatore, assolutamente, nel senso che sai cosa ti porti a casa, un giocatore già fatto e finito a 27 anni, quindi ne conosci i pregi e i difetti. I difetti sono più che altro concentrati sulle condizioni fisiche, che come abbiamo visto ogni tanto sono un po' ballerine, anche già ai tempi del Villarreal qualcosina ha lasciato giù, e soprattutto nel caso un po' di fase difensiva, però al di là di questo è un buon terzino, visto come ci eravamo andati a incastrare per il dottor Archibald Brown. Insomma, direi che è altra pasta, però questa è la situazione al momento. È inutile che, come detto, ci inventiamo altre cose. Il Milan ha offerto 12-13, ovviamente già rifiutata, dovrà alzarla. Per forza di Vedremo se cose. il Milan alzerà Magari questo in offerta. tempi non Eh, biblici, esatto. perché aiuterebbe. Andiamo avanti. Su Yajari. La questione anche qui è abbastanza rapida. È inutile che siamo qua a fare racconti di foto e quant'altro. Insomma. Ci sono tre parti in causa. Il Milan, il Bruges e il ragazzo. Il Milan non si muove. 32 e mezzo più 5 e mezzo di bonus. E lì sta. Da 2 settimane, quasi di più anche. Il Bruges ha detto no e lì sta. Da 2 settimane o più. E lì sta anche lui. Per ora. Parte 3 è l'unica che può sbloccare la situazione. Perché se le altre due parti sono ferme, gli atteggiamenti, le decisioni di Yajari probabilmente nelle ultime ore, nei prossimi giorni, sono quelli che possono far sbloccare un po' la situazione, visto che tra 3 giorni c'è la Supercoppa di Belgio e tra 10 c'è l'inizio del campionato belga. E quindi mi immagino che Yajari e il Bruges non vogliono andare da separati in casa all'inizio della stagione. Quindi la devono Mm. risolvere. Quindi gli No, atteggiamenti però il di punto, Simo, è che cioè, quello che la è proveranno accaduto a in forzare. quello che è accaduto in quest'estate, cioè, è difficile pensare, a prescindere dal Milan, è difficile pensare a un Yashari che resta lì, perché il ragazzo ha spinto tanto per la cessione, si è presentato, ha aspettato per presentarsi, quando si è presentato si è allenato da solo, non ha fatto le foto con la squadra, ha saltato le amichevoli, Supercoppa, capiamo se la salta o meno, ma penso di sì a questo punto. Cioè, io vedo difficile una permanenza lì di Yashari a prescindere dal Milan. Poi l'offerta è quella, la richiesta è quella, non ci si smuove e vedremo come andrà a finire. Però, ripeto,
io non penso che resti lì, a prescindere da tutto. No, non lo penso nemmeno io, però nel calcio ho visto veramente qualsiasi cosa. Ho visto giocatori totalmente fuori rosa reintegrati, ho visto giocatori invece partire l'ultimo giorno del mercato che sembravano punti fermi. Cioè, logicamente è giusto quello che hai detto, ma nel calciomercato non mi tolgo niente di possibilità. Certo. In questo momento storico non ci sono nemmeno offerte pari a quella del Milan sul piatto del Bruges. Quindi non penso cosa possano fare se non reintegrarlo a questo punto, con lui che si deve reintegrare a forza. Cioè, è molto Questo complicata la situazione. Noi stiamo facendo affidamento probabilmente su questo, sul tempo che passa e il tempo gioca un po' a nostro sfavore, è innegabile, e un po' a sfavore del Bruges, che vede ormai arrivare all'inizio della stagione vicinissimo con un giocatore importantissimo della loro rosa che è praticamente separato in casa o quasi. Prima o poi la situazione si dovrà sbloccare in un modo o nell'altro. certo. Magari facendo uscire qualche notizia, Henry, come avevamo detto qualche giorno fa, anzi avevi detto tu, perché su Aviguerra ieri Matteo Moretto ha riportato di un interessamento che si è riacutizzato, diciamo così, da parte del Milan, con le proposte di rinnovo del Valencia che non sono praticamente mai arrivate, con il giocatore che quindi senza il rinnovo parte e magari può essere un'opzione interessante a una cifra nettamente inferiore, perché Eh, si parla di 20 più bonus, arrivare a totali 25. più alla Ricci, quindi. Più alla ricci. Questo ti permetterebbe di avere qualche soldo in più in tasca per fare altro. È ovvio che, insomma, se uno costa 35 più bonus e l'altro costa 20 più bonus, E ci sarà un motivo. sarà un motivo. Ecco. Ci sta. Aviguerra a me non fa impazzire, cioè proprio gusto personale, pensiero personale, avendolo un pochino visto tra Europeo Under 21 e Liga quest'anno. Cioè, tra i due preferisco 100 volte Yashari, che comunque ho visto meno rispetto a Aviguerra. Però capisco anche che magari inizia anche un pochino a mettere pressione al Bruges, della serie: siete fermi? Va bene, pensiamo a un altro. Tanto una certa cosa bisogna fare. Poi io sarei andato su proprio altri nomi e non Aviguerra, però se al direttore sportivo, a questa dirigenza piace Aviguerra, che seguano Aviguerra, cosa ti devo dire? Valutare le alternative e anche far uscire qualche notizia sulle alternative in questo momento per me è doveroso, perché va bene tutto, ma 18 luglio e abbiamo iniziato tipo il 13-14 giugno con gli Asciari, cioè passato oltre un mese. Sì, mi Ecco, sarei augurato di vedere quantomeno Riasciari e un terzino imbarcarsi domani sera per la tournée, sarebbe stato proprio per bello. dare l'opportunità a Max Allegri di lavorare un po' di più con una squadra che deve ricostruire per quasi metà dei suoi titolari, perché sono due terzini, il mediano davanti alla difesa, che è Ricci, la mezzala 4 e in pratica la punta insieme a Jimenez che fa 5 e il portiere, insomma, il portiere fa un po' storia a sé, quindi sono 5 su 10 o quasi. Eh, Quindi prima gliela costruiamo meglio è. Ma comunque, a proposito di questo, chi si imbarca domani sera? Vediamo se si imbarca appunto Tommaso Pobega, che è vicino a un ritorno al Bologna. Il Bologna vorrebbe rinnovare una sorta di prestito più o meno senza obbligo. Il Milan invece vuole inserire l'obbligo. Il riscatto è intorno ai 7-8 milioni. Vediamo se appunto in questa giornata si sta andando verso l'obbligo, un obbligo facile, diciamo così. Ok? Per una via di cioè che mezzo tra il garantisca i soldi riscatto, al Milan. esatto, è una via di mezzo tra il riscatto e l'obbligo, un obbligo facile, che quindi possa permettere, se vengono soddisfatte alcune condizioni, di portare a casa il giocatore per il Bologna a 7 milioni, più uno pagato adesso per diciamo così, il prestito oneroso. Vediamo se si chiude entro 24 ore, me lo auguro proprio perché, insomma, Per lui, che non si faccia per il bene 15 di ore di tutti, aereo esatto. per poi farsene altre 15.
Esattamente, per il bene, no, magari può anche restare qui sempre che non si chiude, però per il bene di tutti, se si chiude, bene, anche perché insomma. Però apro e chiudo parentesi, prendiamo un altro giocatore della lista Milan. vivaio, eh. Vabbè. Henry, grazie, ci ritroviamo tra poco. Ci ritroviamo con gli altri appuntamenti e state con noi, mettete like, iscrivetevi, solite cose che vi abbiamo detto anche prima. Se siete arrivati fino a questo punto del video, grazie, vi vogliamo ancora più bene rispetto agli altri che hanno ascoltato questa parte all'inizio. Ciao.